Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Team United We Stand, qui Justice. Scusate innanzitutto per il video casalingo e molto rozzo, molto grezzo, ma io in realtà avevo fatto la deck profile della mia lista, soltanto che mentre passavo il video sul PC, il video si è danneggiato e quindi si è corrotto e di conseguenza l'ho perso. Quindi per voi sto rifacendo la profile del torneo avvenuto il 26 agosto del 2022 a Palermo. È stato un local e sono stati 5 turni. Partiamo innanzitutto dalla skill card, come si poteva anche un pochino intuire. Bozzolo l'ultra evoluzione, skill OP, è già stata nerfata, spero sia bannata in futuro, comunque che ci saranno ulteriori limitazioni dell'engine perché è veramente OP come deck. Poi passiamo al main, doppia falena, must, così come must triplo paranoid. Sono carte che non hanno bisogno di spiegazione. E triplo breaker, così come tripla signora guerriera DD. Ho provato a testare varie varianti, sia con che senza rispettivamente signore guerriero DD sia breaker, però la pratica mi ha portato a pensare che sono 11 carte must, indipendentemente dalle altre, è la struttura base. Sotto queste 11 carte diverse da queste 11, a parer mio, non conviene. Sono carte stable. Mono insetto mangia uomini, molto forte perché è una carta generica che contrasta più o meno tutte le carte del metagame. Contro Saber Angel fa un pochino fatica in quanto utilizza il rito e se lo rimuove dal cimitero fondamentalmente è una carta che fa un meno. Però in monocopia, dopo averlo provato con razio 2 pure a 3, 3 è sicuramente pesante. 2 è una via di mezzo. E monocopia mi ha soddisfatto maggiormente, quindi ho optato per tenerlo a 1 anche durante questo torneo. Triplo Libro della Luna, carta versatilissima, senza ombra di dubbio è una carta che può essere provata anche a 1 o a 2, è una carta che ci sta in qualsiasi razio, a parer mio. Ho provato una versione anche senza Libro della Luna, ma non è andata bene. Però in questo torneo, in base a quello che mi aspettavo, la scelta di portarlo a 3 si è rivelata la migliore. Triplo Zoma. Mi dimenticavo di dirvi che comunque è anche funzionale a debriccare la mano, quindi giocando di Falena, Paranoid e magari in quelle situazioni in cui abbiamo già utilizzato la skill. Oltre a essere utile anche contro scambio di anime, è attivato post risoluzione di scambio di anime, sia anche contro Rote Incubo che permette di gellarla. Triplo Zoma. Ho provato chiaramente con 2 Zoma, anche senza Zoma, però una carta veramente devastante che ti fa passare da board vuota a board piena, la si attiva in hand, ci si può giocare tanto come carta. Certo può essere target di breaker e tante altre carte, però il mio cuore mi ha detto di giocarla a 3 ed è una scelta che ha pagato.
Mono tornato di polvere, sicuramente una carta sottovalutata, ma non è una carta nemmeno must, specialmente in questo deck che può procedere tranquillamente senza di esso. Mono perché, vi ripeto, una carta generica e contro Stall, Barn ha il suo perché. In Mirror Match non mi dispiace nemmeno e quindi ho optato a utilizzarli in monocopia. Chiaramente contro Cyber Angel, in base alla versione, può essere più o meno utile. Mono Muro di Disturbo è una carta che può rappresentare un out contro svariati deck, ovviamente inutile o quasi inutile contro deck che stallano. E contro Cyber Angel ci dà una mano sicuramente perché è una carta abbastanza inusuale in Falena e sicuramente può essere, tra virgolette, un out a Izana e i vari rituali che hanno le statistiche pompate, quindi un attacco che ci può andare anche sopra ai nostri mostri e in particolar modo a Falena che è il nostro mostro più grosso. E anche in Mirror Match non mi è mai dispiaciuta dopo i test online. Main terminato, 20 carte. Per quanto riguarda la side, doppia defusione contro Union e Dragoon. Doppio scontro mentale contro Cyber Angel in primis. Può essere utile in Mirror Match, anche se di solito non la siddo sempre. Vado molto a sensazione in base anche allo stile di gioco del giocatore e anche alla build che intravedo durante il primo e il secondo game. È anche utile sicuramente contro Spa. Magari quando ci fa scambio di anime possiamo azzardare un Ginzo o qualcos'altro che riusciamo a leggere ed è anche forte contro Arte dell'Evocatore. Mono Ginzo contro Stalbarn, così come Bao. Bao è una carta per il mio poco conosciuta, è una carta che ci permette di annullare gli effetti dell'avversario, dei mostri dell'avversario che il nostro mostro con la quale è equipaggiata distrugge in battaglia. E aumenta di 500 pure l'attacco. Mi è stata molto molto utile durante il quarto turno perché ha praticamente disintegrato le DD Warrior Lady e la lucertola folata che mi avrebbe creato non pochi problemi ed era in quel game era stata equipaggiata a Jinzo, quindi entrambi hanno fatto grandi danni. E per quanto riguarda il torneo era partito male e in quanto al primo turno avevo beccato uno Spa che mi ha fatto 2-0 e sostanzialmente ho potuto fare poco perché durante il primo game ho perso di muro di disturbo su 3 mostri, è molto inaspettato. Poi per quanto riguarda il secondo match, l'ho perso perché avevo una mano molto briccata e mi sono ritrovato ad avere 2 Paranoid, 2 Falene e fondamentalmente trappole e il mio avversario aveva Ginzo. Poi secondo turno
Ho giocato contro Cyber Angel, e Cyber Angel che è stato vinto 2-0 anche grazie a scontro mentale. Poi terzo turno ho beccato Abbandono, quarto turno ho beccato Stalbarn e ringrazio nuovamente la Bao e Ginzo che sono stati davvero OP. E poi quinto turno e ho vinto anche questo quinto turno contro Stalbarn, sempre 2-0. Quindi fondamentalmente mi posso ritenere molto soddisfatto della prestazione del deck durante questo torneo. Per quanto riguarda considerazioni e extra, sicuramente in base al meta posso consigliare di utilizzare una build che utilizza sia Ruota Incubo che Dust Tornado se vi aspettate un metagame di Stalbarn. Ciclone Cosmico e Curibosfera magari se vi aspettate Mirror Match se utilizzate questo deck, quindi fondamentalmente Falena. E Curibosfera, rinforzi dell'esercito e anche i Floodgate posso dire che non mi dispiacciono, magari se sono previsti Cyber Angel. Poi anche Kuribo e Insetto Mangia Uomini, magari nel caso in cui ci sentiamo che ci saranno molti spa in quel torneo. Poi questi sono i miei gadget, portafortuna, dadi. Per quanto riguarda l'extra deck, giusto pro forma, anche per indurre il nostro avversario a pensare che utilizziamo Waking, che è una carta che è molto situazionale, ma spesso fa ribaltare le partite. Io non lo utilizzo di side perché non ho mai avuto fortuna nel giocarla, però posso dire che la becco molto molto spesso. Poi questi sono i token, direttamente dalle TP di Speed Duel. E infine questi sono i token che utilizzo per darli al mio avversario se non li ha. E utilizzo chiaramente i villain di Dragon Ball. Bene ragazzi, il video è giunto alla conclusione. Se vi è piaciuto mettete like e condividetelo. Vi ringrazio per la visione, alla prossima e Forza Team United We Stand. Ciao!